Il 13 dicembre del 1937 le truppe giapponesi irrompono nella città di Nanchino, che all'epoca è la capitale della Cina. Iniziano 6 settimane di terrore, oggi famose come il massacro di Nanchino o lo stupro di Nanchino. Un testimone oculare, il chirurgo americano Robert Wilson, descrive quei giorni come l'inferno di Dante moderno, scritto a caratteri cubitali con sangue e stupri. In una canzone del 1967 famosissima dedicata alle vittime di Auschwitz, un verso è quasi profetico. Ancora non è contenta di sangue la bestia umana. Una realtà che oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti, perché l'Olocausto non è stato il primo genocidio e nemmeno l'ultimo. Troppo spesso ci dimentichiamo del genocidio dei nativi americani, degli armeni, o di quello molto più recente dei Tutsi in Ruanda, o di quello moderno dei palestinesi, perpetrato dai nipoti delle vittime del più celebre della storia. Poi ci sono atrocità ancor meno conosciute come quella perpetrata negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale nel sud-est asiatico, così lontano da noi geograficamente e culturalmente, quando ancora la globalizzazione era un concetto astratto. Il massacro di Nanchino è talmente aberrante che è impossibile trovare parole adeguate per raccontarlo e sembra difficile anche esprimere un commento sull'atrocità di quei fatti che nulla hanno a che vedere con le azioni di guerra. Ragazzi, spero che questo video non venga censurato da YouTube, non lo sappiamo finché non lo carichiamo, è un argomento forte, potrebbe essere vietato ai minori di 18 anni, spero semplicemente che rimanga pubblico e che tutti quanti possano apprendere la divulgazione dei fatti del massacro di Nanchino. L'ambasciata giapponese mi aveva risposto al primo articolo che avevo pubblicato sul massacro di Nanchino nel sito vanillamagazine.it. Quella risposta la trovate nel video integrale nella sezione dedicata agli abbonati. Se volete supportarci, se pensate che supportarci sia importante, basta un caffè al mese, qua sotto c'è il tasto abbonati. Alla fine degli anni 30 l'Europa va inesorabilmente incontro alla Seconda Guerra Mondiale e agli orrori del regime nazista. Orrori con cui a fine conflitto i paesi dell'Occidente hanno dovuto fare i conti. E quindi di quello che era successo in Asia non ci siamo mai molto occupati, non è stato un argomento di discussione qua in Occidente. In quegli anni in Asia era già in atto il secondo conflitto sino-giapponese, iniziato nel luglio del 1937 e durato fino al settembre del 1945, quando il Giappone, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, è costretto ad arrendersi su tutti i fronti. La seconda guerra sino-giapponese è, in buona sostanza, l'invasione della Cina da parte del Giappone, che vorrebbe allargare la sua influenza in tutta l'Asia. Nel 1931 occupa la Manciuria, usando a pretesto un falso attacco, l'incidente Mukden, e mette in piedi lo stato fantoccio del Manchukuo. Riesce a farlo perché la neonata Repubblica di Cina all'epoca è un paese debolissimo, con una guerra civile in corso, dove i cosiddetti signori della guerra hanno in mano il potere nei loro rispettivi territori. Non c'è un'unità nazionale, un governo centrale forte che possa far fronte alle mire dei giapponesi. Per capire la crisi che attraversa la Cina di quegli anni, bisogna andare ancora più indietro nel tempo, alle guerre dell'oppio del XIX secolo fra Cina e Regno Unito e al primo conflitto sino-giapponese di fine Ottocento. Sarebbe però troppo lungo raccontare tutto questo concatenarsi di eventi che ha come protagonisti anche le potenze coloniali dell'epoca. La Cina è un paese debole, diviso, mentre il Giappone è in forte crescita. Si sta modernizzando dopo la fine della politica di chiusura, di autarchia, adottata nel 1641 e conclusa, non per scelta propria, nel 1853. In questo contesto il Giappone decide di allargare la sua influenza in Cina, dove trova appoggio anche in qualche signore della guerra, come quello della Manciuria. In Cina il governo nazionalista di Chiang Kai-shek cerca di sbarazzarsi dei signori della guerra locali e anche del partito comunista cinese guidato da Mao Zedong. Quando il Giappone invade la Manciuria nel 1931, Chiang preferisce non reagire perché, dice, deve venire prima la pacificazione interna, poi la resistenza esterna. Come dire che per lui sono meno pericolosi i giapponesi dei comunisti. Dopo l'incidente di Mukden e la creazione del Manchukuo, ci sono vari scontri militari fra i due paesi che indeboliscono sempre di più la Cina. La città di Shanghai viene smilitarizzata nel 1932 e un anno dopo Pechino e Tianjin. Nel 1935 il governo nazionalista non ha
più nessun controllo sulle regioni del nord della Cina, dove molti signori della guerra si alleano con i giapponesi. Fino al 7 luglio del 1937 le ostilità fra Giappone e Cina sono a bassa intensità. Poi quel giorno c'è l'incidente del ponte di Marco Polo, usato dai giapponesi come pretesto per scatenare una guerra. I nipponici non usano mai la parola guerra, parlano sempre di incidente. C'è l'incidente della Cina del Nord e poi il più generico incidente cinese. Perché il Giappone non dichiara mai guerra alla Cina e lo stesso fa la Cina, almeno fino al dicembre del 1941. Il Giappone non dichiara guerra per evitare l'intromissione degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, sempre pronti a mettere il loro zampino nei paesi asiatici. La Cina invece non dichiara guerra ufficialmente perché teme che gli Stati Uniti non gli forniscano più le armi di cui ha bisogno. Solo a dicembre del 1941, quando c'è l'attacco del Giappone agli Stati Uniti a Pearl Harbor, i cinesi dichiarano guerra, perché a quel punto il conflitto sino-giapponese non è più una faccenda locale, ma diventa uno scenario della Seconda Guerra Mondiale. Pechino è collegata alla città portuale di Tianjin da una linea ferroviaria, spesso teatro di scontri tra cinesi e giapponesi. La notte fra il 6 e il 7 luglio del 1937, un soldato nipponico sparisce dal campo militare, che si trova appena fuori dalla città murata di Wanping, poco distante da Pechino. Il comandante della guarnigione cinese chiede di perquisire la città per cercarlo. I cinesi non danno il permesso e le guarnigione contrapposte iniziano a prepararsi allo scontro. Intanto il soldato disperso è rientrato all'accampamento, si era allontanato, dice, per un impellente problema intestinale e poi si era perso. La cosa potrebbe finire lì e invece i giapponesi circondano Wanping, tentano di entrare in città ma non ci riescono. Dopo 2 ore mandano un ultimatum e il sindaco di Wanping si spinge da solo fino all'accampamento nemico per tentare una trattativa che fallisce. Non c'è niente da fare, i giapponesi vogliono entrare in città. Alle 4:45, dopo un colpo sparato da parte cinese, inizia la battaglia di Pechino-Tianjin. L'esercito nipponico dispiega altre truppe, mentre uno dei signori della guerra della Cina nord-occidentale mette a disposizione il suo esercito contro i giapponesi. Nei giorni che seguono ci sono trattative e tentativi diplomatici per un accordo. Tentativi che si infrangono contro l'ostinata decisione dell'esercito giapponese di andare avanti con il conflitto, andando contro le direttive dell'imperatore Hirohito. Il 29 luglio cade Tianjin e l'8 agosto Pechino. La grande pianura della Cina settentrionale è in mano ai giapponesi e gli scontri a bassa intensità lasciano il posto alla guerra. L'esercito invasore avanza e Chiang Kai-shek punta alla difesa di Shanghai. I giapponesi impiegano 3 mesi per conquistarla, con una battaglia difficilissima, combattuta casa per casa. Alla fine le truppe cinesi si ritirano verso la capitale Nanchino, inseguite da quelle giapponesi. Il generale Iwane Matsui, che comanda tutte le forze armate giapponesi in Cina, vuole a tutti i costi conquistare Nanchino perché è convinto che quella vittoria avrebbe fatto finire la guerra. È una sua idea che non trova l'appoggio del governo né dello Stato Maggiore dell'esercito giapponese. Di fatto Matsui e il generale Eisuke Yanagawa ignorano gli ordini che arrivano da Tokyo. Nanchino è lì, ad appena 300 km da Shanghai, e le forze cinesi sono indebolite. Perché non approfittarne? Alla fine il capo di Stato Maggiore approva l'operazione, anche se controvoglia. Dall'altra parte Chiang Kai-shek ordina di difendere Nanchino fino all'ultimo uomo. Nanchino ha mura antiche alte 20 metri che pullulano di mitragliatrici, mentre nella strada che porta verso la città per circa 16 km i cinesi fanno terra bruciata. Intanto però i giapponesi bombardano Nanchino con gli aerei e chi può lascia la città, ma in compenso arrivano i contadini dei villaggi bruciati dei dintorni. È una situazione di guerra tragica come tutte le guerre. Le autorità cinesi locali dicono agli stranieri di lasciare la città, ma qualcuno ha il coraggio di rimanere. Tra loro c'è John Rabe, un funzionario tedesco della Siemens iscritto al partito nazista, che di fatto salva migliaia di cinesi perché istituisce la zona di sicurezza di Nanchino, un'area demilitarizzata dove possono rifugiarsi i civili. Invece Chiang Kai-shek e la moglie e quasi tutte le autorità locali abbandonano la città. Intanto le truppe giapponesi continuano a marciare verso Nanchino, lasciando dietro di sé una zona da incubo di morte e distruzione, almeno così dicono le fonti locali.
uccidono i civili disarmati per divertimento, stuprano e torturano le donne, incendiano i villaggi con tutte le persone chiuse nelle loro case. Tanta violenza non risparmia i bambini, uccisi nei modi più barbari. Lungo la strada c'è la splendida Suzhou, il paradiso in terra come era definita. È una città di giardini, canali e ponti antichi, la Venezia cinese. Già lì, in quel paradiso trasformato in inferno, i giapponesi bruciano i monumenti, massacrano i civili e riducono in schiavitù le donne. È evidente che in un contesto come questo non si parla neanche di prigionieri di guerra. Le convenzioni internazionali sono carta straccia. I soldati catturati vengono fucilati, decapitati, bruciati vivi o uccisi a colpi di baionetta. Quello che succede lungo la marcia verso Nanchino è soltanto l'assaggio di ciò che avverrà nella città conquistata. Il 9 dicembre del 1937 i giapponesi sono sotto le mura di Nanchino. Il generale Matsui chiede la resa della città e promette un'occupazione pacifica. I cinesi non si arrendono, così il giorno dopo Matsui ordina un attacco su vasta scala. I cinesi rispondono combattendo contro il metallo solo con carne e sangue, almeno così dice il generale Tang Shenzi. L'11 dicembre Chiang Kai-shek ordina di abbandonare la difesa della città. Il 12 Tang dirama l'ordine a tutte le unità. L'evacuazione della città è disastrosa tra errori di comunicazione e intere unità che non ricevono l'ordine, mentre i civili tentano una fuga disperata che spesso si conclude nelle gelide acque del fiume Yangtze. I soldati che non riescono ad abbandonare la città si spogliano delle uniformi e addirittura rubano gli abiti degli disgraziati civili che sono in strada. Nella notte fra il 12 e il 13 dicembre i giapponesi entrano in città e a quel punto inizia l'inferno. In 6 settimane i soldati giapponesi uccidono qualcosa come 300.000 persone in città e nelle aree l'intorno. Un massacro che trae origine, almeno in parte, nelle convinzioni razziste dell'epoca. In fondo i cinesi, come i coreani, sono una razza inferiore destinata ad essere dominata dai giapponesi. La vita di ciascuno di loro non ha nessun valore. Ogni comportamento etico, che pure era la norma in conflitti di pochi decenni prima, viene messo da parte. Viene messo da parte quando il radicale nazionalismo degli ultimi anni porta inevitabilmente al razzismo. Razzismo e nazionalismo, uniti all'etica del sacrificio della propria vita per la difesa e la gloria dell'imperatore, conducono a una strada costellata di orrori, massacri di massa, riduzione in schiavitù delle donne di conforto, l'istituzione della famigerata Unità 731, ne abbiamo parlato in un video dedicato, che porta avanti esperimenti medici atroci su prigionieri di guerra e civili cinesi. Nanchino è la dimostrazione di questa aberrante mentalità. Le truppe giapponesi si trasformano in una macchina bestiale che uccide senza pietà soldati civili, stupra donne e bambini, brucia, saccheggia e devasta. John Rabe scrive nel suo diario: «Sono totalmente sconcertato dalla condotta dei giapponesi in questa faccenda. Da un lato vogliono essere riconosciuti e trattati come una grande potenza alla pari delle potenze europee, dall'altro stanno attualmente mostrando una rozzezza, una brutalità e una bestialità che non hanno paragoni se non con le orde di Gengis Khan». I soldati giapponesi girano di casa in casa per scovare le donne e stuprarle sotto gli occhi dei mariti, dei figli, dei genitori. Poi uccidono tutti. La missionaria statunitense Minnie Vautrin, il 16 dicembre, annota nel suo diario: «Probabilmente non c'è crimine che non sia stato commesso in questa città oggi». A volte le ragazze prelevate da casa vengono spogliate e legate lungo le strade per consentire a qualsiasi militare giapponese di passaggio di violentarle. Poi finiscono impalate con canne di bambù o con le baionette, non prima di essere orrendamente mutilate. Il numero delle donne vittime di stupro varia fra le 20.000 e le 80.000 persone. E poi ci sono tutti quei bambini uccisi che rimangono insepolti a terra per giorni interi. Le vittime del massacro vengono seppellite in fosse comuni, a volte anche vive, oppure gettate nelle acque del fiume Azzurro o ancora bruciate nel tentativo di mascherare in qualche modo la portata dell'eccidio. In una fossa comune chiamata il Fosso dei 10.000 cadaveri vengono sepolti all'incirca 12.000 prigionieri. L'unica speranza di salvezza è l'area di protezione di Nanchino, gestita da un comitato internazionale composto da una ventina di persone di diverse nazionalità.
I giornalisti della stampa estera se ne vanno il 16 dicembre e in città rimane solo quello sparuto gruppetto di stranieri. Sono uomini d'affari, missionari e missionarie e medici. La zona di sicurezza racchiude in meno di 4 km quadrati 25 campi profughi. I giapponesi che non riconoscono l'area di sicurezza non la attaccano militarmente, ma anche lì compiono delle atrocità. La missionaria americana Minnie Vautrin accoglie nel suo collegio, pensato per circa 200-300 persone, fino a 10.000 donne. Rimane a Nanchino fino alla primavera del 1940, quando si rende conto di non avere più energie. Forse soffre di stress post-traumatico, forse è angosciata per gli studenti del suo collegio. Fatto sta che si suicida il 14 maggio del 1941. John Rabe è il leader del Comitato Internazionale perché è tedesco e membro del partito nazista e quindi ha più chance di essere ascoltato dai giapponesi. I cinesi stimano che Rabe abbia salvato all'incirca 250.000 persone. Nel 1938 Rabe torna a Berlino, dove la Gestapo lo perseguita proprio per le sue relazioni sul massacro di Nanchino, ma la Siemens riesce a farlo rilasciare. Dopo la guerra non ce la fa più a lavorare nella zona di occupazione britannica perché è un ex nazista. Finisce in miseria e con lui la sua famiglia, che soffre letteralmente la fame. Intervengono in suo aiuto i cittadini di Nanchino, che fanno una colletta e gli spediscono pacchi alimentari ogni mese. Rabe muore nel 1950, ma in Cina ancora oggi lo ricordano come il Buddha vivente di Nanchino. Alla fine, chi paga per quel massacro? Tra il 1946 e il 1948 il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente si occupa dei crimini di guerra commessi dai giapponesi. Il processo di Tokyo, che è un po' l'equivalente del processo di Norimberga, nasce monco perché il generale americano MacArthur garantisce l'impunità all'imperatore Hirohito e a tutta la famiglia reale. Alla fine il maggior responsabile della strage risulta essere il generale Iwane Matsui, che viene condannato a morte, e con lui altri 2 generali. Il principe Yasuhiko Asaka, zio dell'imperatore, è a Nanchino all'epoca dei fatti e non certo come osservatore. Lui sostituisce Matsui, che è ammalato, ed è proprio lui che ordina di uccidere i prigionieri. Si può dire che il massacro si compie sotto i suoi occhi e non solo non fa nulla per fermarlo, ma addirittura impedisce a Matsui di prendere dei provvedimenti. Alla fine però il principe la passa liscia e Matsui fa da caprio espiatorio. Nonostante le prove del massacro, in Giappone molte associazioni di veterani hanno continuato a negare l'eccidio fino a non troppi anni fa. Le scuse ufficiali che arrivano dal Giappone, poi vedremo, ce ne sono state nel 1972, nel 1975, ma in qualche modo sono delle scuse a metà non inequivocabili. E comunque ancora oggi sono molte le personalità di spicco nipponiche, politici, industriali, legislatori, che continuano a negare le atrocità commesse dalle loro forze armate, come fosse disonorevole l'ammissione della colpa e non invece il crimine commesso. D'altronde i giapponesi sono in buona compagnia, ancora oggi c'è chi nega l'Olocausto, la Turchia nega il genocidio degli armeni e gli Stati Uniti hanno impiegato anni per riconoscere il genocidio del Ruanda, perché crimini così orribili vengono sempre negati da qualcuno in malafede per riaggiustare la storia. La realtà invece racconta altro, ci dice ad esempio che oltre al massacro di Nanchino alla fine del 1945, la Cina conta 20 milioni di vittime, un tributo di vite umane secondo solo a quello dell'Unione Sovietica. Si stima che circa 16-17 milioni di quelle vittime fossero civili disarmati e indifesi, travolti da una ferocia bestiale. E Gengis Khan era morto già da un pezzo.